Andiamo assieme a capire come distinguere la valvola di aspirazione e la valvola di scarico. Abbiamo una testa smontata dal motore, abbiamo in questo caso due valvole, ok? Una di scarico e una di aspirazione. Come possiamo fare a capire qual è quella di scarico e qual è quella di aspirazione? Possiamo guardare la camera di scoppio. In questo caso, camera di scoppio, vediamo le due valvole. Di solito quella più incrostata è la valvola di scarico, dove appunto ci sono spesso dei residui di incrostazioni più forti, e valvola invece di aspirazione. Questo potrebbe essere un elemento per distinguerla, ma perché? Perché abbiamo comunque una testa usata, ma se noi abbiamo una testa magari nuova o con delle valvole nuove montate, come facciamo a distinguerla? Il secondo modo per distinguerla potrebbe essere la dimensione della valvola. Di solito le valvole di aspirazione e di scarico hanno delle dimensioni diverse tra di loro, ok? Per cui magari la casa madre ci dice di quanto sono le valvole, o potrebbero essere anche maggiorate, ma insomma, se noi poi andiamo a misurarle possiamo capire qual è la valvola di aspirazione o di scarico. Ultimissimo modo, che forse è quello che non ci può mai trarre in inganno, è questo. In questo caso abbiamo una valvola di aspirazione e di scarico, perché guardiamo i condotti. Condotto dello scarico, condotto dell'aspirazione. Se notiamo, il condotto dell'aspirazione è inclinato verso questa valvola. Il condotto dello scarico, se noi lo guardiamo internamente, porterà a questa valvola. Infatti, se noi lo giriamo, vediamo che lo scarico è quello che abbiamo detto prima, più incrostato. Giriamo, è questa, e è quella che porta qui. Questa aspirazione, ecco come facciamo a distinguerla. Se noi andiamo a vedere i vari condotti, speriamo che si veda. Ok, aspetta che cerchiamo di far vedere il condotto al suo interno. Vedrete che questo condotto qua è il condotto che porta alla valvola di aspirazione. Ok, questo condotto porta invece alla valvola di scarico. Se vedete il condotto, vedete che gira di lato. Perché? Perché porta a questa valvola. Per cui vedete che gira verso di qua, e alla sinistra, insomma, di come stiamo guardando il video. Spinge, il condotto va di là e dunque porta a questa valvola. Se guardate in qualche altro video che ho fatto per provare la tenuta delle valvole, una volta che sono state preparate le valvole della testa, per vedere la loro tenuta, se notate abbiamo inserito della benzina dal condotto dell'aspirazione, per cui per vedere se questa tiene, e dello scarico per vedere se questa tiene. Dunque, riassumendo, 3 modi per poterlo verificare. Allora, dalla camera di scoppio, in questo caso usata, per cui più probabilmente è incrostata la valvola di scarico tra le due. Dimensione delle valvole, qualora ci fosse una valvola più grande dell'altra, ok? Per cui anche la sede ovviamente delle valvole sarà più grande rispetto all'altra. Terza, e forse quella che non ci potrà mai trarre in inganno, è dove ci portano i condotti. Condotto dell'aspirazione, in questo caso ovviamente dove ci va il carburatore, ci porta alla valvola di aspirazione. Condotto di scarico, vediamo che gira da quella parte, ci porta allo scarico, alla valvola di scarico. Se vi è piaciuto il video mettete un like, iscrivetevi al canale e rimanete aggiornati un po' su questi piccoli trucchetti di meccanica.